La Renault Captur 2026 sembra una scelta facile. È compatta, due dei suoi 3 sistemi di propulsione ricevono l'etichetta Eco spagnola e offre un sedile posteriore scorrevole che pochi rivali possono eguagliare. Ma c'è un problema importante. Il bagagliaio cambia molto tra benzina, GPL e ibrido e un interessante pagamento di finanziamento mensile può nascondere un elevato pagamento iniziale e un elevato pagamento di finanziamento finale. Analizzeremo motorizzazioni, spazio, consumi, sicurezza e prezzo per sapere quale versione fa davvero al caso tuo. Innanzitutto, il contesto. Non è una generazione completamente nuova, è la seconda generazione della Captur, aggiornata nel 2024 con un frontale più dritto, una nuova firma luminosa e il sistema Open Link con Google integrato nei livelli di equipaggiamento che lo prevedono. La novità più importante nei sistemi di propulsione per il 2026 è il Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli che sostituisce il precedente da 145 cavalli, incorpora un nuovo motore a benzina da 1,8 litri, una batteria da 1,4 kWh e migliora prestazioni e consumi. Inoltre l'auto è prodotta a Valladolid. In Spagna la gamma attuale offre benzina TCE 115 con cambio manuale, Eco G 120 benzina e GPL anche manuale e Full Hybrid E-Tech 160 automatica. Nel configuratore l'evoluzione TCE ed Eco G costavano circa 22.260 euro con condizioni promozionali. A livello di equipaggiamenti tecnici le due manuali sfiorano i 24.177 euro e l'ibrida i 29.126. Queste sono cifre osservate nel luglio 2026 e potrebbero cambiare. Confronta sempre prezzo in contanti, acconto, commissione, interessi, rata finale e totale finanziato, non solo la rata mensile. La lunghezza è di 4,239 metri, la larghezza senza specchietti è di 1.797 metri e l'altezza massima è di 1.584 metri. Con gli specchietti è poco più di 2 metri, cosa da tenere presente nei parcheggi stretti. Il passo è di 2.639 metri e l'altezza da terra è di 169 mm. È una dimensione pratica per la città, ma le sue ruote di diametro maggiore possono rendere i pneumatici più costosi e ridurre il comfort. Prima di sceglierli, prova una strada accidentata e misura il tuo garage con gli specchietti esterni aperti. All'interno il design è moderno e i comandi principali sono di facile comprensione. OpenRLink può includere app Google Maps, Google Assistant e Google Play, oltre al mirroring del telefono. Tuttavia lo schermo, la navigazione, le telecamere e gli assistenti dipendono dall'equipaggiamento. Si prega di verificare l'esatta vettura e la configurazione, non la foto del catalogo. Controlla anche la risposta dello schermo, la visibilità del quadro strumenti, il climatizzatore e se il caricabatterie wireless mantiene fresco il cellulare durante un lungo viaggio. Il grande vantaggio per le famiglie è la panca del sedile posteriore che si sposta di 16 cm. Con la panca nella posizione più arretrata, Renault pubblicizza fino a 22 cm di spazio per le ginocchia. Facendolo scorrere in avanti, si aumenta lo spazio nel bagagliaio e si diminuisce lo spazio per le gambe. Due adulti viaggiano abbastanza bene, mentre il sedile centrale posteriore è più stretto. Se utilizzi seggiolini per bambini, sottoponi il tuo alla prova. Verifica gli ancoraggi ISOFIX, l'angolazione delle porte, la lunghezza della gamba di supporto del seggiolino e lo spazio per il passeggero anteriore. Quella verifica vale più di qualunque cifra. Ecco la differenza decisiva. Con la panca nella posizione più arretrata, la Tai Chi offre 484 litri VDA, con la panca avanti 616 litri. La Full Hybrid scende a 348 e 480 litri e l'Eco G a 355 e 487, perché le batterie e il serbatoio del GPL occupano lo spazio situato sotto il pianale del bagagliaio. Con gli schienali abbattuti sono rispettivamente 1596, 1458 e 1465 litri. Le portate sono buone se usate la panca scorrevole, ma non dicono tutto. Testate passeggino, valigie, cablaggio e altezza da terra nella versione a motore che comprerete. L'E-Tech 160 Full Hybrid è l'opzione più comoda e fluida in città. Combina il motore da 1,8 litri con 2 motori elettrici e una batteria da 1,4 kWh. Non è necessario collegarsi a un caricabatterie. Accelera da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e ha un consumo ufficiale di 4,4 litri per 100 km, da 98 grammi di CO2. Renault parla di una guida elettrica urbana fino all'80% e di un'autonomia totale fino a 6.000 km, ma questi risultati sono soggetti a condizioni. Sulle autostrade veloci, al freddo o nei tragitti brevi consumerà di più. Il suo vero vantaggio è la facilità e la silenziosità nel traffico. Il TCE 115 è la porta d'ingresso, sistema di propulsione semplice, cambio manuale e bagagliaio più grande. Ha senso se il tuo chilometraggio annuale è basso, guidi principalmente in autostrada o dai priorità al prezzo. L'Eco G 120 aggiunge GPL, etichetta Eco e 2 carburanti. Può ridurre il costo chilometrico se hai stazioni di servizio GPL nelle vicinanze, anche se perde spazio sotto il pavimento e costringe a gestire 2 serbatoi. Calcola il risparmio con i prezzi locali e il tuo chilometraggio annuo. Se viaggi poco, la differenza di acquisto pesa più del carburante. Il Captur cerca comfort e facilità, non sensazioni sportive. L'assetto rialzato aiuta in città, lo sterzo è leggero e l'ibrido risponde in modo più vivido in partenza. Sulla strada ascolta il rumore aerodinamico, controlla la stabilità in caso di vento e prova a sorpassare con i passeggeri. Le ruote di diametro inferiore tendono a filtrare meglio le buche e costano meno la loro sostituzione. Effettuare una manovra di parcheggio, una rampa, un tratto urbano e un tratto autostradale. 5 minuti variegati rivelano più di un lento ritorno alla concessionaria. Euro NCAP gli ha assegnato 4 stelle nel 2024, 76% per la protezione degli occupanti adulti, 80% per la protezione degli occupanti bambini, 76% per la protezione degli utenti vulnerabili e 69% per i sistemi di assistenza alla sicurezza. La protezione del torace del conducente era debole nell'incidente frontale offset e non ha guadagnato punti per il rilevamento dei bambini dimenticati. Nella valutazione non sono stati accettati sistemi di ritenuta per bambini con cintura, nemmeno per il sedile posteriore centrale. Verifica che il livello di equipaggiamento scelto comprenda la frenata automatica di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi e le telecamere. Aggiungi assicurazione, pneumatici, manutenzione periodica ed eventuale finanziamento prima del confronto. Verdetto: sì, la Renault Captur 2026 rimane un piccolo SUV molto pratico, soprattutto grazie alla sua panca scorrevole, alle sue dimensioni urbane e ad una chiara offerta di motori. Sceglierei il TCE 115 se il chilometraggio annuo è basso e il bagagliaio massimo. L'Eco G 120 se c'è GPL nelle vicinanze e cerchi un'etichetta eco-economica. E il Full Hybrid 160 per la città, cambio automatico e maggiore scorrevolezza. Ma misura lo spazio di carico di quella versione e controlla la sua effettiva dotazione. Confrontalo con Toyota Yaris Cross, Hyundai Kona, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross, Seat Arona e Dacia Duster.